Marco Travaglio, diceva poco fa il dottor Gratteri che il legislatore è un grossissimo ostacolo alla modernizzazione, per esempio, delle nostre strutture giudiziarie. Tu hai scritto la prefazione al libro di Davigo, Giustizialisti. Il giudice Davigo dice che la politica ha interesse che la giustizia non funzioni. Siamo sempre in questo ambito, in questo contesto? Perché la politica non dovrebbe volere che la giustizia funzioni? Ma sai, il Vangelo diceva: dai frutti riconoscerete l'albero. Guardiamo che cosa ha prodotto quello che aulicamente Gratteri chiama legislatore e che io chiamo più volgarmente i partiti politici che hanno fatto maggioranza in questi 20 anni, cioè tutti i partiti politici di centro, di destra e di sinistra che hanno governato chi 9, chi 11, chi 12, chi 13 anni su 20. Che cosa hanno prodotto? Una serie infinita di leggi che hanno avuto come unico risultato la paralisi del processo penale e la inefficienza della giustizia, con il raddoppio, la triplicazione delle prescrizioni e con un tasso di impunità spaventoso, tant'è che, come è noto, l'Italia importa criminali ed esporta cervelli e persone oneste. Dopodiché, naturalmente, a furia di fare leggi per l'impunità di se stessi, è ovvio che i politici hanno creato un sistema che crea impunità anche per i delinquenti di strada. A quel punto i cittadini si incazzano e chiedono di poter sparare, come se questa fosse una soluzione che uno Stato serio può suggerire alla cittadinanza. Ognuno sarà libero di sparare se ha il porto d'armi e se ha il diritto alla legittima difesa. Ma non è che lo Stato può propagandare il Far West. Uno Stato deve garantire ai cittadini che saranno difesi dallo Stato, al quale i cittadini, almeno quelli che le tasse le pagano, versano dei tributi piuttosto cospicui anche per ottenere più sicurezza dalle forze dell'ordine, non dalla propria pistola o dal proprio fucile. E quindi, come al solito, il pendolo sta tornando indietro sulla base dell'emozione dei vari casi di cronaca e adesso improvvisamente scopriamo che c'è troppa gente a piede libero e che è troppo difficile metterli dentro, una volta presi, sempre che li si prenda. Perché questo? Perché ci hanno raccontato che abbiamo troppi detenuti, mentre purtroppo in realtà abbiamo troppi delinquenti liberi, ci hanno raccontato che si abusa delle manette, quando in realtà purtroppo è difficilissimo mettere in galera qualcuno nell'attesa del processo, proprio grazie al fatto che i politici ritagliano le leggi penali sempre sui loro casi e quindi non si rendono conto che hanno aperto delle voragini nel sistema penale dentro le quali si infilano anche pesci più piccoli o anche più grossi di loro, a seconda dei casi. Vogliamo fare un esempio? Non si può più mettere in galera nessuno dopo la condanna definitiva se questa condanna non supera i 4 anni di reclusione. Dato che in media le condanne sono sempre intorno ai 4 anni di reclusione, salvo che uno faccia una strage, abbiamo migliaia e migliaia di criminali pregiudicati che non vanno in galera per legge, non perché scappano, perché non ci entrano nemmeno in galera, perché l'ultimo decreto svuota carceri ha previsto che non basta più tenerli fuori fino a 3 anni, ma bisogna tenerli fuori fino a 4. Vuoi un altro esempio? Per metterli dentro prima del processo, quando c'è il rischio che scappino, che facciano altri reati o che inquinino le prove, bisogna dimostrare che stanno inquinando le prove o stanno scappando o stanno per commettere un reato, cioè devi beccarli col coltello nella gola del testimone o col biglietto aereo e la valigia in aeroporto. È ovvio che questi non si faranno mai prendere e che la prognosi richiesta al giudice è folle e quindi abbiamo un sacco di gente a piede libero che delinque. Allora aspetta che giro a Gratteri. O di buttare la chiave. Ecco, ma sarebbe un sistema medio e serio per tutti. Dottor Gratteri, la interpello e poi dopo restituisco anche la parola a Severnini che voleva intervenire. È d'accordo con quello che sta dicendo Travaglio ed è così che alla fine migliaia di pregiudicati criminali sono liberi se la loro pena arriva fino a 4 anni? Sì, è così. Questo è così, sì, lo sappiamo, sì, però, ma diciamo il sistema è così. Sul punto, se ho un minuto, Certo. visto che ci troviamo a parlare di carceri,
Allora, la situazione è questa. Noi nelle carceri italiane abbiamo più di un terzo di detenuti stranieri. Ci vorrebbe forza, volontà per farsi un giro tra tutti gli stati che stanno attorno all'Italia per chiedere che questi scontino la pena nel loro Stato, e noi anche a pagargli noi le spese, noi risparmieremmo, perché il costo della vita è inferiore che so in Africa o anche nei paesi dell'est europeo, quindi l'Italia risparmierebbe a dire a quegli Stati: prendeteveli e noi vi paghiamo il vitto. Noi risparmieremmo e quindi non dovremmo poi incorrere a quello che magari tra un anno o due la Comunità Europea di nuovo ci proponerà un'altra contravvenzione. Ora, cosa succede? Il problema del sovraffollamento dei detenuti, ma anche c'è quello del 41 bis. Perché c'è un grosso problema sul 41 bis? Perché in questo momento ci sono 750 persone al 41 bis. Ci sono, diciamo, il carcere duro. E non ci sono, in questo momento non c'è polizia penitenziaria, non ci sono i GOM sufficienti e non ci sono le carceri, perché i 41 bis sono spalmati su 12 carceri, quindi ci sono 12 direttori di carceri che danno 12 interpretazioni diverse all'ordinamento penitenziario. Quindi noi invece dovremmo costruire altri 3 carceri, come c'è quello di Sassari, che è l'unico carcere funzionante per i 41 bis. Il resto sono degli adattamenti. Fare 4 carceri e mettere i 41 bis là dentro. E anche i magistrati dovrebbero essere più prudenti nella richiesta del 41 bis, cioè mettere al 41 bis veramente i capi, non a pioggia, perché solo noi non possiamo permetterci il lusso di avere più persone al 41 bis, solo i capi mettere, perché poi dopo 3 mesi, 4 mesi il giudice di sorveglianza lo scarcera, quindi il detenuto che esce porta fuori messaggi e imbasciate di tutti gli altri che sono al 41 bis, che non escono da 10 anni o da 20 anni, quindi attenzione anche a queste cose. Beppe Severnini. Allora, la prima cosa da dire è che il dottor Gratteri è pronto a fare il Ministro della Giustizia. Ho sentito un programma che tra l'altro in molte parti condivido e quindi si prepari. Beh, forse no, credo che, non so se lui fosse proprio pronto, ma di sicuro all'inizio era il nome più forte che si era fatto per il governo Renzi, quindi... Lilli, sono ingenuo, sono un giornalista, lo so, ma lo voglio ricordare anche alle nostre spettatrici. Allora, no, nel senso che erano alcune cose, quella dei detenuti stranieri, rimandarli nei loro paesi, mi sembra. 2 cose veloci. Allora, una cosa, non è che io e Marco Travaglio siamo d'accordo su tutto, ma una cosa che condividiamo è che noi consideriamo, avevamo 25 anni di meno tutti quanti, è stato scandaloso che quello che è accaduto in Italia 25 anni fa sia stato presentato come un colpo di Stato, quando era un tentativo di reazione davanti a un paese dove la politica rubavano come le gazze. E non hanno smesso, tra parentesi. Un dato lo so anch'io, mi ha sempre colpito moltissimo. In Italia ci sono 228-230 detenuti per reati finanziari su 54.000 detenuti, gli ultimi dati che ho. Sì. Allora, capito, 228 su 54.000. In Germania sono 18 volte di più per detenuti, quindi condanne passate in giudicato, per reati finanziari. Siccome noi non siamo 18 volte più onesti in materia di soldi dei tedeschi, secondo me c'è qualcosa che non va. Che dite? Che dice Gratteri? Certo, ha perfettamente ragione e sostanzialmente la sintesi è che nel corso degli ultimi decenni si è cercato sempre più di non avere detenuti. E questo è molto pericoloso, perché io ora penso, quando fra 5, 6 anni, 8 anni, i soggetti indagati e che saranno condannati per associazione di delinquenza a traffico di stupefacenti, che sono liberi e per definizione il trafficante internazionale di stupefacenti vive in Europa, vive in Nord America, Sud America e Australia. Quando questo avrà una condanna minimo a 20 anni o 30 anni, perché non chiederà il rito abbreviato e quindi per i promotori sarà 30 anni, dove li prendiamo questi 500-600 latitanti che avremo fra 6 anni? E questi perché non si possono arrestare ora, perché non c'è l'attualità, perché un'indagine fatta 3 anni fa, cioè quando io inizio un'indagine 4 anni fa, poi ho bisogno di 2 anni per intercettarlo, 1 anno per fare le trascrizioni, scrivere l'informativa, la richiesta di misura cautelare. Il GIP mi risponde dopo 1 anno e dice, dato il tempo trascorso, dato che i fatti sono di 4 anni fa, non ti do l'ordinanza di custodia cautelare. Quindi io ho la prova
perché la prova è la voce degli attori protagonisti che parlano di tonnellate di cocaina. Quindi ho la prova che 4 anni fa questi hanno importato 3.000 kg di cocaina, saranno sicuramente condannati fra 7 anni. Io nel mentre avrò da ora ai prossimi 8 anni delle persone che lavoreranno alla grande in Europa e in Sud America a continuare a portare tonnellate. Quando ci sarà la condanna, chi li prende più? Chi avrà i soldi per fare intercettazioni o gli uomini per intercettare questa gente? Che nel mentre avranno cambiato volta, avranno cambiato abitudini, spariranno. Dottor Gratteri, siamo sull'orlo della disperazione quasi, dopo tutto quello che ci siamo detti questa sera. Ci vuole un po' di freddezza, di lucidità e di volontà per cambiare le cose. Non sta scappando nessuno, ci sono delle cose ovvie e banali che si possono fare. Ci sono milioni di italiani che si chiedono perché poi non vengono fatte. Ecco, questo non vengono fatte perché manca la volontà politica. Questo è quello che lei E la storia questo ci dice. Esatto. Qui non stiamo facendo appunto un discorso di destra o di sinistra. Ci sono gli articolati di legge. Sì, chiarissimo.